C'erano delle lattine, solo delle lattine. Apparivano nei video ufficiali della Stardom, sui social, sugli schermi degli show, sempre lì, sempre uguali, sempre accompagnate da una presenza che non si mostrava mai davvero, una figura sfocata, inquieta, quasi infantile, che sembrava giocare, ma allo stesso tempo osservare. Settimana dopo settimana quell'ombra prendeva forma, diventava più nitida, più riconoscibile, come se la Stardom stesse lentamente togliendo il velo da qualcosa che non voleva essere svelato tutto insieme. E poi, sabato 10 gennaio, quel gioco è finito. La figura misteriosa ha fatto un passo avanti, la luce si è accesa completamente e davanti al pubblico del Curakenol si è presentata una donna che non è solo una wrestler, non è solo un personaggio, non è solo una provocazione, è una ferita aperta che cammina, è una ribellione con il fiocco rosso in testa, è una ragazza che è stata cacciata via dal mondo che avrebbe dovuto amarla ed è tornata per prendersi tutto. Quella donna è Maki Ito. Per capire davvero cosa significa il suo arrivo full time in Stardom, per capire perché quelle lattine non erano un semplice gioco e perché quel contratto firmato sul ring è molto più di una formalità. Dobbiamo tornare indietro, molto indietro, a quando Maki Ito non saliva su un ring ma su un palco, a quando il suo sogno non era quello di lottare ma di diventare un idol. In Giappone essere un idol non è solo cantare e ballare, è un sistema spietato, fatto di regole non scritte, sorrisi obbligatori, perfezione costante. Ma chi entra a far parte delle Link, un gruppo idol di Fukuoka, e per un po' sembra che tutto stia andando nella direzione giusta. È diversa dalle altre, meno costruita, più goffa, più vera, ma proprio questo diventa il suo problema in un mondo che pretende uniformità. Makito sporge, non rientra negli standard, non è la bambola perfetta. E così quello che viene raccontato come un allontanamento diventa nei fatti un licenziamento. Makito viene estromessa dalle Link. Il suo sogno finisce lì, senza applausi, senza un vero Dio, senza una rete di sicurezza. Ed è qui che nasce la Makito come la conosciamo oggi. Non sul ring, ma nella rabbia, nella frustrazione, in quel senso di rifiuto che ti scava dentro e ti costringe a decidere se spezzarti o trasformarti, ma che sceglie la seconda strada. Si avvicina al wrestling quasi per caso, quasi per sfida e debutta in TJPW, un ambiente completamente diverso ma non meno duro. Il ring diventa il suo palco, il pubblico la sua nuova giuria e Maki Ito capisce una cosa fondamentale: qui può essere se stessa. Qui può urlare, insultare, piangere, cadere e rialzarsi. Qui la fragilità non è una colpa, ma un'arma. L'ingresso di Maki Ito in Tokyo Joshi Pro Wrestling non è il classico debutto da prodigio né quello da atleta già pronta. È l'ingresso di una ragazza ferita che non ha ancora capito se il wrestling sarà una nuova casa o solo un'altra porta destinata a chiudersi in faccia. I suoi primi passi sul ring sono goffi, imperfetti, a tratti persino imbarazzanti. Il suo fisico non è quello delle atlete dominanti, la sua tecnica è acerba, il suo cardio limitato. Eppure, già dai primi match c'è qualcosa che la distingue da tutte le altre. Maki Ito non combatte solo per vincere, combatte per farsi ascoltare. Ogni espressione del volto, ogni urlo, ogni insulto al pubblico nasce da un'emozione reale, non recitata. È come se sul ring non ci fosse un personaggio, ma una persona che ha deciso di non filtrare più nulla. In TJPW Maki Ito costruisce lentamente la sua identità. Non viene subito spinta come una top star, non domina la scena, non accumula vittorie facili. Al contrario, perde spesso, cade, viene schiacciata da avversarie più esperte, più forti, più complete. Ma
Ogni sconfitta diventa un tassello narrativo, ogni match perso aggiunge frustrazione, rabbia, determinazione. È in questo periodo che nasce davvero The Cutest in the World, un soprannome volutamente provocatorio, quasi, quasi offensivo, che Maki utilizza per prendersi gioco di un mondo che l'ha sempre giudicata in base all'apparenza. Non è la più forte, non è la più tecnica, ma è quella che ti guarda negli occhi e ti fa sentire qualcosa, che tu lo voglia o no. Con il passare del tempo, il pubblico della TGPW inizia a cambiare atteggiamento. All'inizio ride di lei, poi ride con lei. Infine tifa per lei. Makito diventa una presenza fissa, riconoscibile, impossibile da ignorare. Migliora sul ring, aggiunge credibilità ai colpi, sviluppa un moveset più solido, ma soprattutto impara a raccontare storie attraverso il match. I suoi incontri non sono mai solo sequenze di mosse, non sono piccoli drammi personali, battaglie emotive in cui ogni colpo subito sembra confermare un'ingiustizia subita in passato. Quando finalmente arrivano i primi successi importanti come i titoli di coppia, non sembrano primi casuali, ma conquiste sudate, strappate con le unghie e con i denti. Uno degli aspetti più affascinanti del percorso di Maki Ito in TGPW è il modo in cui riesce a fondere il suo passato da idol con il presente da wrestler. Le sue entrate cantate non sono un semplice richiamo nostalgico, ma una provocazione. Ogni volta che prende il microfono, ogni volta che inizia a cantare prima di un match, Maki sembra dire al mondo: questo è ciò che volevo essere e questo è ciò che sono diventata. Il contrasto tra la voce fragile e il ring spietato crea un cortocircuito emotivo potentissimo. Il pubblico non sa mai se ridere, commuoversi o prepararsi a una rissa verbale, ed è proprio in questa ambiguità che Maki Ito diventa unica. In TGPW Maki Ito non diventa solo una wrestler migliore, ma una performer completa. Impara a gestire il pubblico, a manipolare le reazioni, a usare il tempo e il silenzio tanto quanto i colpi. Impara anche a convivere con la pressione, con le aspettative, con l'idea che forse questa volta il sogno potrebbe non spezzarsi di nuovo. E quando finalmente lascia il segno in maniera definitiva, quando il suo nome diventa uno di quelli che il pubblico aspetta di vedere in card, è chiaro che la TGPW non è stata una semplice tappa, è stata una palestra emotiva. Un luogo dove Maki Ito ha imparato a trasformare il dolore in identità, la rabbia in carisma, la fragilità in forza narrativa. Il mondo però inizia ad accorgersi di lei davvero quando Maki Ito attraversa l'oceano. Le sue apparizioni negli Stati Uniti, prima sporadiche, poi sempre più frequenti, la portano sotto i riflettori di compagnie come la AEW e la GCW. Ed è qui che accade qualcosa di raro, un personaggio profondamente giapponese, costruito su codici culturali specifici, riesce a funzionare perfettamente anche davanti a un pubblico occidentale. In AEW Maki Ito non viene presentata come una semplice curiosità, ma come una personalità forte, riconoscibile, divisiva. Entra cantando, viene interrotta, reagisce insultando in inglese maccheronico, lancia microfoni, combatte con intensità. Il pubblico la ama, la canta, la fischia, ma soprattutto la ricorda. In JCW l'ambiente è ancora più grezzo, più sporco, più violento e Maki Ito dimostra di saper stare anche lì, adattandosi senza snaturarsi. E mentre tutto questo accade, in Giappone qualcosa cambia. La Stardom osserva, studia, aspetta. Per settimane quei video con le lattine non sono solo teaser, ma un linguaggio. Le lattine richiamano il passato da idol, il consumo, l'usa e getta, qualcosa che viene schiacciato e buttato via.
La figura misteriosa che gioca con essa è una Makito che conosce il suo passato, che ci scherza sopra, che lo domina. Ogni nuovo video è un tassello in più, un passo avanti verso una rivelazione che non è improvvisa, ma costruita con pazienza. Fino a sabato 10 gennaio. Sul ring della Stardom, Makito non arriva correndo, non arriva urlando, arriva con la consapevolezza di chi sa che quel momento se l'è guadagnato. E quando il presidente Taro Okada la raggiunge non è per un confronto, ma per una consacrazione. Il contratto è già firmato, non è una proposta, è una conferma. Maki Ito è una lottatrice Stardom full time. La felpa, con il logo della compagnia, indossata immediatamente, è un gesto semplice, ma potentissimo. È l'abbandono definitivo dello status di outsider occasionale, è l'ingresso ufficiale in una delle compagnie più prestigiose al mondo. È una porta che si chiude dietro di lei e un'altra che si spalanca davanti. E qui arriva il punto più importante. Maki Ito non arriva in Stardom per diventare una delle tante, arriva in un roster che oggi è diviso da linee carissime, da fazioni, da ruoli ben definiti e porta con sé qualcosa che nessun'altra possiede allo stesso modo. Un legame emotivo, immediato con il pubblico, in un ambiente dove l'eccellenza tecnica è altissima, dove la competizione è feroce. Maki Ito rappresenta il caos emotivo, la scheggia impazzita, la donna che può perdere un match e uscirne comunque vincitrice, perché la sua storia non è fatta solo di cinture, ma di connessioni. Il suo passato da idol, il suo licenziamento, tutto questo non è un peso, è carburante. Ogni volta che Maki Ito entra sul ring porta con sé quella ragazza che è stata giudicata non abbastanza, scartata, sostituita. E ogni colpo che incassa, ogni insulto che lancia, ogni canzone che canta è una risposta a quel rifiuto iniziale. La Stardom oggi non ha semplicemente ingaggiato una wrestler, ha accolto una storia incompleta, una ferita che non si è mai davvero chiusa e le ha dato il palcoscenico più grande possibile. E allora quelle lattine, a posteriori, non fanno più sorridere, sono un simbolo. Maki Ito non gioca con il passato per dimenticarlo, ma per dimostrare che ora è lei a decidere cosa schiacciare e cosa no. Il debutto full time in Stardom non è un punto di arrivo, è l'inizio di un nuovo capitolo, forse il più importante. Un capitolo in cui Maki Ito non deve dimostrare di appartenere a questo mondo, un capitolo in cui può finalmente prendersi il lusso di essere esattamente ciò che è sempre stata. Imperfetta, rumorosa, emotiva, fragile e impossibile da ignorare. Perché alcune storie non sono fatte per essere lineari. Alcune storie devono cadere, rompersi, essere buttate via come una lattina vuota, per poi tornare sotto una forma completamente diversa. E Maki Ito è esattamente questo. Una ragazza che è stata scartata dal mondo idol, che ha trovato rifugio nel wrestling, che ha conquistato il pubblico globale e che ora finalmente ha messo piede in Stardom, non chiedendo permesso, ma mostrando un contratto già firmato. Il gioco è finito e adesso per la Stardom comincia qualcosa di molto più imprevedibile. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando anche la campanella e ditemi: siete contenti dell'arrivo in Stardom di Maki Ito? Lasciate il vostro pensiero qua sotto nei commenti e non dimenticate di seguire Donne tra le corde per rimanere sempre aggiornati con tutto ciò che aleggia intorno al wrestling femminile mondiale. Trovate tutte le info di questo splendido progetto in descrizione. Inoltre, se vi piace il mio lavoro e volete sostenere ciò che faccio,
Beh, potete farlo al link PayPal che trovate qua sotto. Grazie di cuore a tutti voi e alla prossima. Bye poi!